Sono coi One Droppers, che è una formazione di Milano di 8 elementi. Facciamo quello che viene definito ska tradizionale, è una musica che mi diverte suonare, una musica che mi diverte ballare. Lo ska è una musica da strada e da ballo. È sempre stata considerata un po' borderline tra la musica folcloristica, il reggae, il punk. Non c'è mai stata una definizione vera e propria dello ska che l'abbia potuta inquadrare. La musica ska è un genere musicale giamaicano che ha origine direttamente a Kingston. Si sviluppa da un insieme di vari generi musicali, il rhythm and blues, il jazz, il mento calypso, il burro drumming. Gli Skatalites pare abbiano inventato un genere, miscelando dei ritmi tipici dell'isola con quello che veniva dagli Stati Uniti. Era la musica nazionale, era la musica della liberazione dal Commonwealth, era stata un po' la bandiera di un periodo felice, nonostante tutto, della vita giamaicana. I don't know the name of this song, but it's dedicated to all my skinhead friends. And it's called Skinhead! Una delle migliori definizioni della musica ska la diede Laurel Aitken, che è stato uno dei maggiori esponenti del genere, se non il primo, soprannominato il padrino dello ska. Disse in una famosa intervista che la musica ska era come un fiume, perché come un fiume dalla sorgente a mare raccoglie, porta, si sviluppa in tanti rivoli, in tante anse. Lo ska è un genere giamaicano che è stato precursore del reggae. Spesso viene fatto l'errore di dire che lo ska è venuto dopo solo perché magari la gente ascolta gruppi successivi allo ska giamaicano. In realtà è il nonno del reggae fondamentalmente. Il turismo ha avuto una gran parte nell'influenzare le scelte in Giamaica, per il semplice motivo che l'intrattenimento musicale di questi turisti diventava un fattore piuttosto importante per poter sopravvivere, per poter guadagnare qualche soldo, per potersi comprare da mangiare. E i Rude Boys erano una categoria di giovani diseredati, figli di gente che non poteva nemmeno permettersi di allevarli e che alla fine si aggregavano in piccole posse. Ognuno comandava il proprio quartiere. Alcuni produttori hanno cominciato a stampare la musica giamaicana in Inghilterra su etichette che sono diventate particolarmente famose, la Highland, la Blue Beat per esempio, che diede addirittura il nome al genere. Questi dischi ebbero un forte seguito proprio in una cultura giovanile che stava nascendo e si stava sviluppando proprio in quegli anni, nei primi anni 60. Stiamo parlando dei famosi MODS, ovvero l'abbreviativo per Modernist. Se guardo te mi accorgo di quante illusioni ho avuto qui, quante speranze, voglia di cambiare il mondo e non morir, cuori rabbiosi senza età, figli di strada e povertà, queste panchine squallide ci han visti crescere davvero. Siamo in Piazza Statuto, che è il ritrovo dei MODS di Torino dal 1980 e per me è ancora più importante di casa mia, questa è veramente casa mia. Smettiamo di sognare.
tempo fu scelta questa piazza come ritrovo dei Moz perché i Moz erano tutti ragazzini molto giovani, avendo quasi nessuno la maggiore età, 15-16 anni, era il luogo dove con i mezzi pubblici si arriva con maggior facilità. Poi con gli anni sono arrivati gli scooter, la Vespa, l'Ambretta, la macchina e sono arrivate tante altre generazioni. Adesso in Piazza Statuto non ci sono più solo i 15 e i 16 anni, ma ci sono i 20enni, i 30enni, i 40enni, ci sono 4 generazioni che vivono insieme la stessa filosofia di appartenenza e di vita che è quella mod. Il tuo cuore chiede di cambiare e cambierà. Ancora noi sempre di più e sangue e lacrime van giù, passando notti a scrivere sul muro che non ci arrendiamo. Per i modi italiani sicuramente la figura di Oscar è un punto di riferimento a partire dalla metà fine anni 80 fino ai giorni nostri. La filosofia mod nasce in Inghilterra a fine anni 50, inizio anni 60, da un gruppo di ragazzi giovanissimi che avevano deciso di prendere coscienza della loro situazione di individui seppur giovani, di rompere con quelli che erano gli schemi passati, dove si passava dall'età adolescenziale a essere adulti. Mamma, così non ce la faccio più. Mamma, esco tutte le sere per cercare di beccare. Ciò che più caratterizza anche attualmente le metropoli europee è la multietnicità e quindi molti cercavano e cercano di prendere il meglio estetico, comportamentale, musicale, ideologico da ognuno, da ogni etnia, da ogni cultura che occupa le metropoli, che vive nelle metropoli. Mamma, mi hai fatto bello pure no. E allora ecco che questi ragazzi scoprirono e ascoltarono il jazz modern, cosiddetto modernista, ecco perché si dice Moz. Moz perché vuol dire coloro che ascoltano il jazz modern, abbreviato Moz. Se riesco a chiacchierare, hanno sempre già il ragazzo. No, no, così non si può, non posso avere solo amiche. No. Prendevano lo stile dagli attori italiani come Mastroianni e altri che avevano proprio invece delle caratteristiche tipicamente europee e poi scoprirono che negli anni 60 in Italia c'era uno scooter per muoversi molto pulito, molto elegante e andarono a recuperare la Vespa e la Lambretta che è attualmente il nostro mezzo di trasporto preferito. Io so che loro hanno delle Vespe che sono cambiate, non un'altra tipologia di vedere la Vespa, no? Le cambiano tutto, c'è chi ce l'ha più originale, invece c'è chi ce l'ha con un tubo di scappamento diverso e tutto. E poi ci sono quei gruppi che hanno le Vespe proprio, le Vespe originali, al faro basso. Ed il tempo volerà, saprai, quando c'è bandiera gialla, che la gioventù è bella e il tuo cuore batterà. Sai, Siamo qua alle guide di Garavot per il nostro quarto Mod Clan Rally. A qualcuno potrà sembrare strano vedere, diciamo, dei mod in un ambiente fuori dal contesto cittadino, però la nostra passione per gli scooter e comunque la voglia di ricercare bei posti, perché alla fine l'estetica mod è anche riconducibile ai luoghi che si frequenta, ci ha spinti a organizzare appunto un raduno in un agriturismo. quando c'è bandiera gialla. Il modernismo è secondo me l'unica filosofia di vita che al giorno d'oggi non cambia. Noi non seguiamo la moda, noi non seguiamo uno stile che svanisce.
volta al mese ci ritroviamo, ascoltiamo la musica che ci piace, anche perché soprattutto la mettiamo noi. Alle nostre serate viene gente di tutti i tipi, dal rasta a cui piace lo ska, il reggae, il rocksteady, a quello interessato appunto della musica anni 60, che però magari non è mod, però che gli piace. Nel momento in cui mi vesto avrò comunque la mia identità, il mio stile e che comunque mi distinguerò dal resto delle persone che incontrerò in città. I Moz non vestono capi firmati da firme imposte dalle modi temporanee, dai giornali, dalle pubblicità televisive. Ci sono delle marche che storicamente i Moz indossano, come per esempio le polo della Fred Perry, come le maglie della Lonsdale, i jeans Levi's, e sono tutti capi di abbigliamento che hanno una storia ben precisa, perché risalgono agli albori del modernismo. Over now to Hurlingham for a look at the latest fashions in sportswear. Fred Perry, more or less retired as a professional from tournament tennis, although still a brilliant coach, is rapidly gaining a name in another competitive sphere. Le Fred Perry erano capo di abbigliamento ideato da un tennista che aveva origini ebree, parecchi dei primi Moz erano ebrei, e il costo di queste polo era decisamente più basso rispetto a quelli di qualsiasi altra marca all'inizio degli anni 60. Sono diventato mod ascoltando musica ska, musica giamaicana, poi ho scoperto tutto, nel senso che i Moz si incontravano a Torino in Piazza Statuto, allora subito mi sono presentato quando avevo 15 anni, ancora un pargolo, adesso non è che sia molto più vecchio. Una prerogativa secondo me dei Moz è quello di poter essere mod a qualsiasi età, lo puoi essere a 15 anni, tanto quanto a 50 anni, 60 anni, padre di famiglia. Suona piano, Suona piano. Ho pensato con il linguaggio saltavo di palchi per saltare. Siete Flaio, gli ombrelloni, donne nude, Simon Sconi. Siete Flaio, ombrelloni, donne nude, Simon Sconi. Abbiamo qui la fabbrica più grossa d'Occidente, abbiamo che il padrone schianzato e prepotente, abbiamo grandi piante dove andiamo a passeggiare, ma quando arriva agosto fa tra caldo, qui non c'è il mare, non c'è il mare, non c'è il mare, non c'è il mare. Abbiamo la collina con le ville dei signori, abbiamo dei quartieri, straboccano di errori, abbiamo un grande stadio dove non si vede niente, e quando agosto il sole è prepotente, qui non c'è il mare, non c'è il mare, non c'è il mare, non c'è il mare. No! No! La musica ska con le sue 120 battute al minuto si presta particolarmente bene nel suo incedere per accompagnare un'attività sportiva come quella che faccio. Abbiamo dei musei con il museo faraoni, abbiamo gli atenei che somigliano a prigioni. Io nella vita sono un avvocato civilista
Mi occupo di diritto commerciale, di diritto societario, recupero crediti, contratti, queste amenità. Sono inoltre un istruttore di Can, che è un combattimento col bastone da passeggio. Un po' di drum and bass. Il sole è molto caldo, sì. Oltre a questo sono un grande appassionato di musica ska, rocksteady e reggae. Tantissimi hooligans erano degli skin o anche mod o root boys, e bisogna appunto affermare che il calcio è nato come una passione popolare. Persone che vivono nelle grandi periferie a non darsi la partita di calcio in curva perché i prezzi erano anche molto ridotti e soprattutto c'era un tifo diverso da quello che si trova magari nelle tribune. L'Ultras è un ragazzo che alle 3 di notte taglia la tela per la coreografia e maledice se stesso perché il giorno dopo lavora o va a scuola. Io amo tantissimo il calcio, ho giocato anche a calcio, ma diciamo che amo il gioco del calcio e non quello che invece è tuttora c'è un calcio moderno dove è pieno di sponsor, di soldi che girano ed è una vera macchina capitalista. Un Ultras, quando è ora, mette da parte la rivalità. Un Ultras sa chi è Gabriele Sandri, ma anche Carlo Giuliani e Federico Aldrovandi. Un Ultras aiuta chi è in difficoltà, che siano gli aquilani o il popolo di Haiti. Non la testa del tifoso. È dedicata a Matteo Bagna di Parma, ragazzo ultra, per loro e per tutti noi. Tifo nella tua vita, nella tua squadra è ben infinita, in settimana fai gli sticioni e poi domenica invece campioni. Ragazzo ultra, ragazzo ultra. Sicuramente sono più affezionato ai giocatori di calcio, a quei campionati degli anni 60, degli anni 70 dove veramente c'era una passione dietro e non questa qui dove adesso ci vogliono far scambiare come per facinorosi, come persone che vanno allo stadio santo per menare, eccetera eccetera, creando anche, adesso si è visto con la tessera del tifoso, non si può schedare una passione. Una buona parte delle mosse di Piazza Statuto è sempre stata legata alla curva maratona. Non potremo mai essere della Juve. La Juve è la squadra del padrone, la Juve è la squadra della superbia, dei ricchi, dei poteri forti. Il Toro è la squadra del cuore, la squadra delle borgate, della gente che per avere qualcosa deve sudarselo fino in fondo. Essere del Toro è una cosa molto importante, fondamentale, che penso che vada veramente a incastrarsi perfettamente con il nostro essere mod. Pianger con te, io non so fatti tuoi, versi schianto, vetra passo, buonanotte. Grande, è una canzone dedicata a Grande Torino, un testo difficile da fare che non mi sono preso mai la briga di affrontare. Personalmente ho chiesto di farci un testo a Giampaolo Ormezzano, vecchio Cuore Granata, e ce l'ha fatto lui e ci ha fatto veramente un bel regalo. Grande perché più nessuno ha vinto anche per te, senza età. Abbiamo fatto anche un testo dedicato a Paolo Pulici, una canzone che si chiama Faccio un gol. E nel videoclip c'è proprio Pulici che si è rimesso i calzoncini per giocare con noi, è stata veramente un'esperienza bellissima. Campione segna per noi, dire faccio un gol, campione. Tiene uniti solo una fede, che se fossimo tifosi per i risultati potremmo fare il tifo per qualunque altra squadra, quindi amare il Toro è qualcosa che va al di là dei risultati, è un'idea, è un modo di essere, è un modo di sentire. Di Statuto gli voglio molto bene, però
non posso di certo amarli di più che il Toro. Qua a Trieste non sono mai andato in curva perché la curva della Triestina è stata famosa negli ultimi 10-20 anni, era una curva molto di destra, si fanno riconoscere per i propri striscioni, le proprie bandiere contro immigrati, c'erano anche bandiere del Duce, svastiche, che sono cose inaccettabili soprattutto nel calcio. Io posso essere di Trieste, ma posso avere anche una passione che sia per la mia squadra e per la mia città e non essere per forza fascista o nazionalsocialista. Mi chiamo Emiliano, sono nato qua a Trieste da genitori di origini del sud, calabresi e pugliesi. Sono stato skinhead quando avevo appena 15 anni, quindi abbastanza giovane rispetto agli altri. La prima volta che sono arrivato a casa con la testa rasata agli anfibi, i miei genitori mi hanno guardato con disprezzo. Hanno detto: ma sei diventato un fascista, Emiliano. Perché hai detto basta, il passato non ritornerà. Solo tu, sempre tu, solo tu. Il gesso l'ho messo perché ci siamo ritrovati in mezzo a una rissa durante un festival reggae che si svolge a Udine. Sono arrivati i fascisti, da dietro ci hanno colpito a me e ai miei amici, è stato un 4 contro 4, una rissa piuttosto violenta. Ci sono stati anche gente che è finita in ospedale da una parte e dall'altra. La polizia è venuta da noi e ci ha portato in questura perché pensava che in quanto skinhead siamo andati a questo festival a provocare. Mezz'ora di spiegazione solo per fargli capire che noi siamo antirazzisti qui, che non abbiamo niente a che fare con i fascisti. Fa pensare come comunque noi skinhead dovremmo essere a casa nostra in un festival reggae dove ci sono gruppi che fanno musica reggae, ska, rocksteady, e invece nessuno ci conosce e addirittura passiamo per i provocatori, per gli aggressori, per i fascisti che vanno lì per creare scompiglio e confusione. Sì, effettivamente quando uno che non è dell'ambiente sente la parola skinhead, la prima cosa a cui pensa è il nazi skin. Non è così. Quelli che pensano che gli skinhead sono tutti nazi fondamentalmente non possono neanche dargli torto, visto che il 90% dei mass media parlano e fanno vedere determinate cose, determinate persone. La stampa secondo me sega tutto, cioè dallo skinhead all'ultras a chiunque sia in una posizione che non è quella corretta per come si intende la società. Anch'io fin da piccolo ero vittima dell'informazione comune dove lo skin è di destra, lo skin è fascista e quant'altro. Il simbolo dello ska è gli scacchi bianchi e neri che stanno a simboleggiare due principali, diciamo, caratteristiche della musica ska e delle sottoculture. La prima è assolutamente l'unione tra culture bianche e culture nere. Infatti lo ska nasce in Giamaica e in Inghilterra, a Londra, si fonde con la cultura bianca e così bianchi e neri uniti. L'altro significato è sicuramente come si vestivano, tutti i rude boys che suonavano nei gruppi ska o anche mod e skin, giacche e cravatta, soprattutto bianchi e neri. Quello che invece poi distinguerà gli skin sarà fortemente l'attaccamento nazionalista con gli Screwdriver, poi una band inglese che darà poi la spaccatura al movimento, delimitandone, cioè da una parte saranno quelli antirazzisti e dall'altra quelli nazionalisti e fascisti. Per essere uno skin e definirsi fascista è una contraddizione in termini, perché gli skin sono mai nati senza la Giamaica e senza la musica nera. Sono diventato skin sostanzialmente perché ero incazzato, perché non mi andava bene nulla di tutto quello che avevo intorno a me, perché non riuscivo a trovare lavoro. Ho visto il movimento skin come un'ottima risposta per reagire un po' a questo sistema di cose che non apprezzavo affatto. Lo ska nell'universo skinhead a livello musicale rappresenta anche un po'
la nota più allegra, cioè la valvola di sfogo, il momento anche di felicità, diciamo. Significa ascoltare una musica che parla di me, di ragazzi sfruttati, emarginati. Poche ragazze che vengono veramente affascinate da questo mondo, comunque da questo stile. Ovviamente quelle poche che ho conosciuto e che ho viste, le ho viste soltanto ai concerti, a Trieste qui non ce ne sono per niente, sicuramente sono più modette che Skin Girl, questo che posso dirlo. Devo dire che le donne che adottano questo stile sono ancora più riconoscibili perché comunque sono veramente fuori moda. Per le donne essere fuori moda è una cosa abbastanza così, è una sfida. E quindi se per un mod distinguersi è fondamentale, ma meno traumatizzante, per una mod lo è molto di più. I rapporti con le ragazze, diciamo che fa parte del gioco, come nello stile di vita skinhead. Ci sono tante rinunce e in un certo senso anche i rapporti con le ragazze diventano qualcosa di più difficile, perché le ragazze in generale sono attratte dai ragazzi alla moda, il fighetto. Ovviamente avvicinarsi a uno skinhead, anche per il suo stile di vita, diventa una cosa un po' complicata. È una grande famiglia dove puoi trovare persone con teste rasate, persone con capelli lunghi, dove comunque alla base di tutto c'è musica che va dal soul allo ska, al reggae. Suonare è bello, suonare è divertente, ma è un grande sforzo di tempo, un grande sforzo economico perché nessuno mette dei soldi in cose che non sono commerciali, per cui l'unico motivo che ti manda avanti, che ti fa fare questi sbattimenti, perché di questo si tratta, è proprio il piacere stesso di suonare. Sicuramente anche se a 50 anni non avrò gli anfibi, la testa rasata e tutto con bretelle perfette, ascolterò comunque sempre musica ska, oi, rocksteady, skinhead reggae, perché è una musica che mi ha fatto sempre impazzire già da quando ero piccolo. Personalmente su come sarò vestito fra 10 anni o altre robe non ci penso nemmeno, non mi fa, cioè non è un problema, una cosa che mi preoccupa, come quelli che ti dicono ma quando sarai vecchio con tutti questi tatuaggi. Tanto uno da vecchio è brutto lo stesso, tatuaggio no. Credo che gli interessi rimarranno gli stessi, bisogna vedere se sarò ancora capace di suonare, se avrò ancora voglia o se invece andrò a sentire qualcun altro. L'entusiasmo che avevo 30 anni fa ce l'ho sicuramente immutato. La voglia di far crescere il movimento, di far sapere che i mods esistono e che agiscono, il piacere nel farlo non è mutato minimamente, anzi per quanto possibile addirittura aumentato. Il modernismo è la vita, il modernismo è tutti i giorni. Io sono mod oggi come sarò mod domani e spero di essere mod per sempre.